Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio. C'è la carta della stella, amici dell'Ariete, periodo di sogni, di desideri, di obiettivi anche, e perché no, per qualcuno si può trattare di un periodo di guarigione, perché la stella è anche collegata al divino, alla guarigione divina, quello che è la canalizzazione, la presa di consapevolezza di certe cose, di certe questioni. Se ci fate caso, la carta della stella versa l'acqua con tutte e due le mani. È qui per dare, per illuminare, per nutrire. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi, e trovate anche altri link ad altri video o altre playlist che potrebbero essere interessanti, insomma. Allora ragazzi, partiamo con un asso di bastoni, la carta dell'appeso. Abbiamo un 7 di spade, il 5 di bastoni, un 6 di pentacoli al contrario, il fante di coppa al contrario e un 4 di spade al contrario. Dunque, devo dire che questo asso di bastoni potrebbe rappresentare quello che è una nuova idea, un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso o di conoscenza che avete fatto. È un asso, quindi è un inizio, è qualche cosa che, come vi posso dire, scoppietta, è proprio la scintilla, no? E con la carta dell'appeso qui si tratta di vedere le cose da più punti di vista. In realtà è una carta che ha un'energia piuttosto statica, è appeso, è fermo, però è una carta che vi dà la possibilità di prendervi questo momento proprio per vedere quello che è il lato B della medaglia, e avendo il 7 di spade è un po' come se vi rendeste conto di certe bugie, di certe illusioni o proiezioni ehm, che potenzialmente potreste aver fatto. Diciamo che il 5 di bastoni mette in evidenza il fatto che ci sono dei conflitti che potrebbero essere con un'altra persona o anche con dei colleghi di lavoro in questo senso, e per cui queste carte qui mi dicono che c'è bisogno di rimettere in equilibrio un certo tipo di situazione, un certo tipo di questione. Per qualcuno si tratta di scuse, nel senso che avendo questo fante di coppe è un po' come se qualcuno si dovesse magari scusare per le bugie che ha raccontato, per le illusioni che ha creato, oppure se non è un'altra persona, ma siete voi che vi siete autoraccontati queste bugie, questo fante di coppe vi invita ad essere un pochettino più, mi verrebbe da dire, calmi. C'è comunque un 4 di spade al contrario, c'è bisogno di effettuare una guarigione, che è un po' quello di cui vi parla la stella, no? La stella, come vi dicevo all'inizio, è una carta che vi dice di fissare un obiettivo. È anche una carta di destino, tra le altre cose, ma qui è come se doveste capire come riequilibrare la questione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi se riesco a dirvi qualche cosa di più specifico. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che sto proponendo una lettura in promozione fino al 31 di gennaio, e per chi volesse sapere qual è la lettura in promozione può ascoltare l'oroscopo dell'inverno, perché lì lo dico. Allora abbiamo la carta del Papa, la carta della Luna, il 4 di Pentacoli, un 5 di Coppe, la ruota della fortuna e un 8 di Coppe. Oh wow! Ragazzi, qui c'è qualche cosa che vi dà una nuova prospettiva a metà gennaio,
Io credo che qui veramente con il Papa e la Luna è come se ci fosse il fatto che viene alla superficie qualche tipo di paura, e qui lo vedo anche con il 7 di spade, perché anche la Luna è collegata alle proiezioni. Qui è come se vi rendeste conto, se aveste quella scintilla, quell'idea, quell'illuminazione, quella canalizzazione, diciamo così, eh, che vi fa rendere conto da che cosa vi dovete allontanare. È come se ci fosse con la ruota della fortuna un cambio, magari anche non voluto, inaspettato, che vi porta a vedere le cose da un altro punto di vista, come ci dice l'appeso. Andiamo a vedere l'appeso. Cavaliere di bastoni. Sì, ho la sensazione che stiate valutando qualcuno. Potrebbe essere o un collega di lavoro, e guardate, infatti è venuta fuori anche l'otto di pentacoli, quindi potrebbe fortemente essere una persona con la quale lavorate, magari è un vostro dipendente, o potrebbe essere una persona, magari anche del passato per qualcuno, ragazzi, con la quale si sta magari anche solo facendo qualche tipo di hobby o di gestione, diciamo, nella vita quotidiana. Non necessariamente deve essere un collega di lavoro, può anche essere, non lo so, il vicino di casa con cui vi mettete d'accordo per tagliare eh, il prato della comunità, non lo so, qualcosa di questo genere. Però vi sento in fase di osservazione, andiamo a vedere il 7 di spade. Re di spade e mondo al contrario. Sì, ragazzi, allora io credo che qui la questione sia che vi rendiate conto che certe cose che fino ad adesso sono state un po' impostate da qualcun altro o regolamentate da qualcun altro, che probabilmente è come se non giocassero tanto a vostro favore, come se appunto creassero questa sorta di disequilibrio. Qui c'è una persona in particolare, potrebbe essere questo re di spade, che normalmente essendo un re può essere un capo, può essere un padre, può essere una guida, un tutore, anche un legale, che insomma ho come la sensazione che non ve la racconti giusta, perché c'è anche il mondo al contrario. La carta del mondo normalmente è una carta di compimento, ma qui al contrario è come se non si arrivasse mai alla fine di qualche cosa. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Due di bastoni al contrario. Sì, è che non si riesce ad andare avanti in quello che è la conclusione, cioè arrivare ad un accordo, arrivare, perché il 10 di pentacoli fa riferimento ai contratti, quindi può essere che non ci sia una prospettiva concreta di concludere una determinata questione in modo equilibrato. 10 di pentacoli è una carta di compimento, ma qui con il 5 di bastoni è come se ci fosse qualche cosa che vi impedisce di guardare al futuro con ottimismo, mi viene da dire. Potrebbe essere che qualcuno qui vi ha detto qualche cosa tanto tempo fa e ha continuato a costruire, a ricamare su questa cosa, perché c'è un attaccamento comunque anche a questo tipo di asso, questo tipo di inizio, questo tipo di incontro, se vogliamo, ma c'è anche un pentimento, c'è anche una fase di dolore, e qui bisogna cambiare prendendo le distanze, facendo un lavoro interno. E il lavoro interno qui lo sento perché sento un forte condizionamento che non dà equilibrio. Andiamo a vedere questo 6 di pentacoli al contrario. Abbiamo anche una regina di amanti al contrario e la regina di spade. Se fosse una relazione di coppia ipotesi, perché c'è re e regina di spade, la cosa non è in equilibrio. Abbiamo due carte numero 6 girate al contrario. Quindi ho come la sensazione che uno dei due, in questo caso potreste essere voi, sia in questa fase appunto di appeso dove tendenzialmente si sta lì, si dà tutto quello che si può, perché normalmente quando sei di pentacoli al contrario ha un po' questo riferimento all'accontentarsi delle briciole. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché qui ho l'impressione, re di coppe al contrario e cavaliere di spade al contrario. Ragazzi, qui ho l'impressione che qualcuno scappi.
scappi un po' dalle proprie emozioni e un po' dalle proprie responsabilità. E questa persona vi dirò che tendenzialmente, essendo comunque un fante, può essere o una persona più giovane di voi, quindi appunto se fosse una situazione di lavoro potrebbe essere un sottoposto, se fosse una questione di relazione, diciamo magari di coppia, potrebbe essere che l'altra persona ha una sorta di immaturità emotiva, ok? Andiamo a vedere il 4 di spade. Appeso nuovamente, ma questa volta è al contrario, e cavaliere di pentacoli al contrario. Allora, avere l'appeso al contrario in realtà è una carta positiva, perché dice che se qui eravate, diciamo così, in stand-by, a fine periodo, quindi verso fine gennaio, inizio febbraio, le cose iniziano a muoversi. È vero che con il cavaliere di pentacoli, di nuovo, che è un'energia lenta, però è al contrario, ho come la sensazione che qui invece che iniziare a dare agli altri dobbiate iniziare a dare voi stessi, ed è lì che inizia il processo di guarigione. Quando vi dicevo prima, non lo dico spesso, però non so perché mi è venuto da dire questa cosa che dà con tutte e due le mani, e vedendo il 6 di pentacoli è quello che state facendo voi, date con tutte e due le mani, però in realtà vi scaricate ad un certo punto, o perlomeno questa è la dinamica in cui vi sento in questa seconda parte di gennaio. Qui avete bisogno di dettare voi le regole, fare dei, guardate, 5 di pentacoli, fare dei piani, organizzare delle questioni, mettere i paletti. La regina di pentacoli, scusatemi, la regina di spade è una regina che non si fa scrupoli. È regina perché è arrivata dove è arrivata, perché quando c'è da tagliare qualche tipo di persona, questione, situazione o discussione, taglia quasi senza pietà, ok? Perché è staccata da quello che è tutto il coinvolgimento emotivo, è una energia molto mentale, quindi semplicemente fa quello che si deve fare senza attaccamento emozionale. Ed è qui un po', no? Tenete presente che anche quando c'è la carta degli amati al contrario parla di un basso amor proprio. E lo sento molto in linea con questo 6 di pentacoli al contrario. Guardate cosa si è girato, le tiro. Allora, fioritura, lasciarsi andare, il sogno, integrazione, che è la carta della temperanza, che è esattamente il lato maschile e il lato femminile in equilibrio, il dare e il ricevere in equilibrio. Il sogno è un 6 di coppe e lo sento molto collegato con la carta della stella, perché anche la stella parla di sogni, di desideri, è di nuovo un 6. E abbiamo la fioritura e il lasciarsi andare. Allora, la fioritura è una regina di denari. Sto guardando se ce l'avete. No, avete il cavaliere di denari. E il lasciarsi andare è un 8 di coppe che avevate già qui. Ho come la sensazione che qui ci sia veramente una questione pratica di tipo quotidiano, che può essere lavorativo, può essere la gestione della casa, può essere la gestione dell'azienda familiare, che in un certo senso vi sta talmente prosciugando, cioè vi state drenando, e può essere questa seconda parte di gennaio un momento dove, ecco, tendiate probabilmente a dare un po' troppo. Fate attenzione perché non si trova poi un equilibrio e rischiate di lasciarvi andare, che in questo senso è una carta positiva, perché vuol dire il semplicemente fatevi fluire, però ecco, ad un certo punto quando uno è scarico di energie, il lasciarsi andare è anche un mollare il colpo, no? Come si dice, lasciare la presa, e quindi o il crollo quando avviene, diciamo, quando il fisico non ce la fa più, crolla poi e si ammala. E qui abbiamo il sogno e l'integrazione. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di integrare un certo tipo di sogno, un certo tipo di obiettivo. Qui c'era la luna. Può essere la proiezione che vi stavate facendo o che vi siete fatti fino ad adesso? Fatemelo sapere nei commenti. Qui c'è perché quando c'è il 6 di coppe è sempre un sogno molto adolescenziale, molto romanticizzato, ok? È un sogno, ma non è un sogno come quello della stella, che è un sogno che ti dà il nord, è un obiettivo da raggiungere e posso fare qualcosa per. Questo tipo di sogno
è qualche cosa che si tende a romanticizzare. Normalmente se di coppia fa anche riferimento all'amore platonico. E poi abbiamo appunto questa integrazione che è la guarigione. Qui avete il 4 di spade che è una carta anch'essa collegata alla guarigione, quindi qui vi consigliano fondamentalmente di guarire quello che è il vostro sogno o la vostra proiezione dovuta magari a un ricordo, a una promessa che vi è stata fatta tempo fa, insomma. Ok, tenete presente che qui avete un 4 di pentacoli e parla di attaccamento. Un'ultima carta, giusto per darvi una frase su cui riflettere, su cui pensare. Ok. Perché mi è difficile affermarmi? E qui è qua la chiave, amor proprio, darsi un valore. E ve la metto qui. E poi perché mi è difficile accettare qualcun altro. Ecco, questa ve la metterei qua vicino al lasciarsi andare e al sogno. Probabilmente voi avete una certa idea di come debbano andare le cose e quindi qui vedo quello che potrebbero essere le proiezioni, quindi nel senso magari voi pensate che le cose debbano andare in un certo modo, se non è diciamo questa persona che vi crea questa proiezione e di conseguenza è un po' come essere chiusi a tutto quello che potrebbe arrivare in più. Bene, amici dell'Ariete, questa era la lettura per la seconda parte di gennaio. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona e se vi è stata utile. Potete comunque sempre mettere un like, iscrivervi, commentare o condividere se volete sostenere il canale. Ogni tipo di aiuto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che lo fanno. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!